Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti voglio parlare di NASPI, quindi indennità di disoccupazione per i lavoratori licenziati, più ovviamente la proroga di 2 mesi dell'assegno di disoccupazione. Questo video, tra l'altro, è stato fortemente voluto da tutti i miei iscritti al canale qui su YouTube e anche su Instagram. Così ho deciso di accontentarvi tutti quanti. Prima di iniziare il video però vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale qui di YouTube e di attivare la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. Voglio tra l'altro fare un ringraziamento particolare a tutti voi che vi siete iscritti al mio canale, perché nell'ultimo mese avete fatto crescere tantissimo il mio canale e quindi lo avete fatto diventare molto più conosciuto. Ora vi chiedo una cosa, se volete farmi veramente contento e volete farmi un regalo, allora vi chiedo di seguire questi 3 semplici passaggi. Andare sul mio profilo di Instagram e ti lascio il link qui sotto nella info box e cliccare sul tasto seguimi, prendere uno dei miei post e condividerlo nella tua storia ed infine taggarmi all'interno della tua storia. Quindi è molto semplice, te lo ripeto, andare su Instagram e seguirmi, condividere uno dei miei post nelle tue storie e poi taggarmi all'interno della tua storia. Quindi iniziamo con il video. Che cos'è la NASPI? La NASPI, detta Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, quindi NASPI, è un'indennità mensile, quindi un pagamento che arriva tutti i mesi, per tutti i mesi di disoccupazione. La NASPI sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASPI e mini ASPI. La NASPI viene pagata solo quando la persona fa una richiesta esplicita all'INPS e presenta una particolare domanda. A chi è rivolta la NASPI? La NASPI in pratica spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro che hanno perso involontariamente il lavoro o che sono stati licenziati. La possono prendere in pratica tutti questi lavoratori: apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro, personale artistico, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Non possono prendere la NASPI queste persone: dipendenti a tempo indeterminato e delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale e lavoratori che hanno l'assegno di invalidità. Come funziona? L'indennità di disoccupazione NASPI inizia così: dall'8° giorno successivo alla data di fine lavoro se la domanda viene presentata entro l'8° giorno, quindi dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l'8° giorno successivo alla fine del lavoro. Dall'8° giorno successivo al termine del periodo di maternità o di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'8° giorno. Dal 30° giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il 38° giorno. La NASPI viene pagata mensilmente per un numero di settimane che corrisponde alla metà delle settimane contributive pagate negli ultimi 4 anni. Oggi voglio presentarti i miei fantastici orologi. Se ti piacciono i miei video e vuoi far parte della mia community, allora questi orologi fanno proprio al caso tuo. Oppure puoi anche regalarli a qualcuno a cui vuoi bene. Per vederli e per avere maggiori informazioni, basta che ti colleghi al mio sito internet. Hanno un prezzo veramente eccezionale e la spedizione è sempre gratuita. Ti aspetto! Quanto spetta, cioè quanto viene pagato? Il calcolo è un po' elaborato, te lo dico subito, perché tiene conto di diversi fattori, ma diciamo che in linea generale l'importo della NASPI è del 75%
dello stipendio medio mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, diviso per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicato per un numero di 4,33. L'indennità di disoccupazione, la NASPI, può essere incassata con un accredito sul proprio conto corrente o bancario o postale, oppure su un libretto postale, oppure con un bonifico all'ufficio postale del comune dove si abita. Attenzione però, perché per legge le pubbliche amministrazioni, quindi l'INPS o la posta, diciamo, ecco, non possono effettuare pagamenti in contanti per tutte le prestazioni il cui importo superi i 1000 euro. Te lo dico perché so di molta gente che è andata in posta a cercare di incassare il bonifico che ha praticamente ricevuto a casa e la posta non gli ha lasciato prendere i soldi. Quindi se hai un conto corrente aperto, bene, altrimenti l'unico modo è quello di aprire un libretto postale e poi di metterci i soldi dentro. La NASPI viene sospesa in questi casi: se vieni riassunto con un contratto di lavoro di durata non superiore a 6 mesi, oppure in caso di una nuova occupazione in uno dei paesi dell'Unione Europea con cui l'Italia ha fatto delle convenzioni in tema di assicurazione contro la disoccupazione. Poi il lavoratore decade dal diritto della NASPI in queste circostanze: se perde lo stato di disoccupazione, inizia un nuovo lavoro dipendente con una durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato senza aver comunicato all'INPS il reddito. Oppure, terzo caso, se non comunica entro un mese dalla domanda della NASPI il reddito annuo che riceve dal suo rapporto di lavoro. E quarto caso, se inizia un'attività lavorativa di lavoro autonomo, quindi apre una partita IVA. La domanda. La NASPI viene pagata ai dipendenti che hanno questi requisiti, che ora ti elenco. Se sono disoccupati. Attenzione però, perché sono esclusi dalla NASPI tutti i lavoratori che si sono licenziati, sono stati licenziati per giusta causa, per dimissioni durante il periodo di maternità, quarto, per licenziamento disciplinare. Poi ci sono altri due requisiti: uno è un requisito contributivo e l'altro è un requisito lavorativo. Requisito contributivo: sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione pagata contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per quanto riguarda invece il requisito lavorativo, sono necessari almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Quando fare domanda? La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, quindi non andando a piedi, non andando all'ufficio dell'INPS, non con un fax, non con un'email, solo via internet. E comunque entro 68 giorni a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, dalla data di cessazione del periodo di maternità, oppure, terzo caso, dal 38° giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in caso di licenziamento per giusta causa. Poi ci sono altri casi, ma non li ho elencati in questo video perché erano veramente tantissimi. Diciamo che questi 3 casi che ti ho appena detto sono quelli principali. La domanda deve essere, come ho già detto, inviata online attraverso il sito internet dell'INPS. Ti lascio anche qui nella info box il collegamento al sito internet dell'INPS per fare domanda della NASPI. Ora parliamo della proroga di 2 mesi della disoccupazione, quindi la novità che è contenuta nel testo del decreto rilancio che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La durata della disoccupazione viene quindi prorogata di 2 mesi
ma solo per i lavoratori in NASPI o DIS-COLL, scaduta nei mesi di marzo ed aprile. Il decreto rilancio infatti ha stabilito che la proroga dell'assegno di disoccupazione si applicherà esclusivamente solo se il periodo che la persona ne ha fatto richiesta è terminato tra il 1 di marzo 2020 e il 30 di aprile 2020. Infatti sono tantissime le persone che hanno già finito il periodo in cui ricevevano la NASPI nei mesi scorsi e che a causa della situazione di emergenza vivono senza ricevere nessun sussidio. Ad avere diritto al prolungamento dell'assegno di disoccupazione saranno tutti quelli che sono esclusi dalle indennità che sono state introdotte proprio dai decreti economici che sono usciti in questo periodo. Quindi, per capirci, il classico bonus da 600 euro. L'importo dell'assegno di disoccupazione per i prossimi 2 mesi di proroga sarà pari quindi all'ultima indennità mensile della prestazione originaria. Quindi, tradotto in parole povere, vuol dire che per i prossimi 2 mesi ci sarà lo stesso importo dell'indennità di disoccupazione. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e ti lascio il link nella info box e di visitare il mio sito internet e anche per il mio sito internet ti lascio il link nella info box. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto! Ciao!